Ciao Michele, oggi devo parlarvi di una cosa molto importante per me nella stampa 3D. Quando ho iniziato a fare le prime stampe multicolore mi sono reso conto che un problema era quello di avere tanto scarto e quindi in poco tempo mi sono trovato con uno scatolone pieno di sprechi di filamento. Questo mi ha portato a farmi una domanda, ma ne vale veramente la pena stampare in multicolore? Per fortuna che Flashforge, con la sua nuova stampante, che presentate in vendita dal 20 di aprile, ha risposto a questa domanda e ha trovato una soluzione ottimale. Ok, facciamo un passettino indietro per chi non lo sa. Quando si va a fare la stampa multicolore, il nozzle deve essere pulito per fare il cambio filamento con l'AMS, l'MMU o qualsiasi altro sistema, l'ACE per l'Anycubic, va a fare in modo che il filo deve essere tagliato, quello del colore a cui si sta stampando per cambiare colore, si ritrae e si inserisce il nuovo filamento e quindi si spinge quella parte di filamento residuo che va a creare lo spurgo e di conseguenza quello è uno spreco. Con le stampanti tool change, io posseggo anche una U1, una Snapmaker 1, questa problematica è risolta. La problematica che c'era prima della 1 per quanto riguardava le tool change era che comunque si avevano un costo esagerato. La Prusa XL per un 4 teste stiamo parlando di 4.000 euro. Invece l'anno scorso con la presentazione della Snapmaker 1 si è potuto avere una tool change a un prezzo all'inizio di 700, poi 800, adesso stiamo sui 900 euro. Flashforge che cosa ha fatto? Ha preso quello che era la filosofia dettata dalla Snapmaker 1 e ha creato due stampanti che hanno praticamente la stessa base, una la definiscono aperta e un'altra la definiscono chiusa, con la differenza tra le due che una non ha il riscaldamento attivo e l'altra invece è attiva, è riscaldata attivamente, con il nome di Creator 5. Creator 5 liscia, diciamo, chiamiamola così, e Creator 5 Pro. Andiamole a vedere in dettaglio quali sono le caratteristiche, quali sono le differenze tra i due, quale è il prezzo, quali sono i punti di forza di queste due stampanti, che poi in realtà, come vi ripeto, ne è una sola, e perché per chi non ha ancora una tool change è una ottima scelta. Eccola, la serie Creator 5 della Flashforge, che vi vado a spiegare in dettaglio qual è il punto di forza, il flash swap. Come funziona? Praticamente ci dobbiamo dimenticare del funzionamento dell'AMS, ci dobbiamo dimenticare dei vari scarti che ci sono. L'unica cosa che possiamo tenere in considerazione ancora è quello della torre di spurgo. Ehm, La FlashForge che cosa fa? Va a cambiare testa al posto di andare a cambiare il filamento all'interno della singola testa. Questo permette di avere non solo i cambi più veloci, non solo la possibilità di andare a sprecare molto meno filamento, ma anche la possibilità di avere filamenti di diversa tipologia all'interno delle quattro teste. Cioè, potremmo fare una stampa con supporto in PLA, stampa in TPU, collegata con un ABS caricato e con un PVA per quanto riguarda il supporto solubile. Tutto in un'unica stampa, tutto con un'unica macchina. Questa macchina riesce a sopperire a una mancanza che ha la Snapmaker 1, cioè di avere nella versione Pro una camera riscaldata a 65 gradi. Partiamo dalla 5. La 5 è un open frame, è sempre una macchina Core XY, come si può vedere. Ha
accelerazione vabbè, di 600 mm al secondo, parliamo di 6 cm al secondo di stampa e 10.000, quindi 10 cm al secondo per quanto riguarda lo spostamento. Come sapete a me questi numeri da benchmark poco mi interessano, non perché non sia, non sia una cosa buona, ma il fatto è che da un paio di anni a questa parte siamo abituati a questi numeri, quindi oramai li diamo quasi per scontato che una macchina con Clipper dal 2024 in poi ha una velocità di stampa che è elevata. Quindi su questo stiamo bene o male allineati un po' su tutti i prodotti. È un 256 x 256 x 256, ha quindi i quattro bobine aperte, qui in questo caso non c'è un AMS chiuso che fa anche da essiccatore, ma le bobine sono aperte. Questo potrebbe essere un difetto. Il sistema di carico e scarico è molto immediato, è tutto su un lato, quindi questo a differenza della 1 è una comodità, perché così si ha tutto da un lato e più gestibile, anche se si vuole mettere direttamente un essiccatore a 4, con 4 slot, tutto da un lato, è possibile farlo perché tutti gli essiccatori sono bene o male allineati e quindi di conseguenza si riesce tranquillamente a infilare poi i vari filamenti sulle teste. Sulla 5, la Creator 5, si riesce ad avere la stampa in multifilamento o in multicolore con una alla stregua, diciamo, di quello che è la Snapmaker 1, ciò che non è possibile fare con altre stampanti come le stampanti Bambolab della serie C, quindi con la C finale, diciamo non della serie C, con una C finale, che hanno al loro interno un cambio al volo per quanto riguarda nozzle di diverse dimensioni che possono avere all'interno di diversi filamenti. Il problema è che su queste macchine si è legati a degli AMS. Questo non va bene molto perché essendo legato a un AMS, se si vuole stampare più di un filamento morbido, si va incontro al problema che molti filamenti morbidi non riescono a passare tranquillamente all'interno dell'AMS. Quindi c'è bisogno di una stampante che abbia più teste. Poi c'è la Creator 5 Pro. Creator 5 Pro che è chiusa, quindi ha queste chiusure in più, sia davanti, qui anche dietro e anche superiormente, che ci permette di avere che cosa in più? Non è solo un fattore estetico, ci permette di abbattere intanto quello che è il rumore. Quindi viene dichiarato da 65 decibel su quella aperta a 55. E, oltre a questo, di avere la possibilità di stampare dei filamenti che sono più tecnici, perché ci permette di avere la camera riscaldata, oltre anche a un filtro a 3 stati. Possiamo andare a lavorare con la Creator 5 Pro con una serie di filamenti più tecnici, più ingegneristici, avendo la stabilità della camera a 65 gradi. Inoltre, per quelli che sono altri tipi di filamento che non amano il calore, come il PLA e il PETG e anche il TPO, c'è un flusso di aria automatico che avviene tramite le ventoline che sono all'interno, che spingono aria fredda e la sputano dall'altro lato, in modo da avere una camera che abbia sempre una temperatura corretta per quanto riguarda la stampa del filamento che andiamo ad estrudere. Vediamo in dettaglio quelli che sono i prezzi. Allora, queste stampanti attualmente, parlo attualmente perché ci sono ancora 7 giorni fino al 30 di aprile, c'è la possibilità di avere un 100 euro di sconto. Quindi la Creator 5 andrà a pagare 679 euro. Parliamo di spedizioni di prodotti, quindi in partenza per il mese di maggio. Quindi diciamo che per il mese di fine maggio, giugno,
potremmo averla a casa se la andiamo a ordinare adesso. In più la Creator 5 Pro con queste caratteristiche diciamo del filtro attivo della camera riscalda a 65 gradi e della chiusura che c'è sopra ad un prezzo di 829 euro. Una volta finito questi 10 giorni il prezzo si avvicina e molto probabilmente arriverà alle 929 euro per quanto riguarda la versione Pro e alle 779 euro per quanto riguarda la versione normale. Se si prende in questo periodo ci sono alcune garanzie. Prima di tutto 180 la garanzia che per 180 giorni il prezzo non è inferiore a quello che avete pagato. Poi c'è la possibilità che 1 su 100 vinca un buono del valore della stampante presa. Ci sono 2 kg di filamenti random che vi arriveranno insieme alla stampante e poi c'è la possibilità che con solo $50 in più c'è l'upgrade per quanto riguarda la spedizione e la spedizione verrà fatta direttamente tramite aereo e quindi arriverà sicuramente molto prima. Abbiamo tutta la parte di pubblicità che va a enfatizzare il fatto che utilizzando una tool change, un cambio testa, si ha zero spreco di filamento e solo la torre di spurgo. Quella serve quasi sempre perché porta in pressione il filamento quando viene cambiato e di conseguenza fa sì che la stampa sia molto più pulita. Vi volevo portare alla dicitura, ecco qui vi parlavo dell'airflow continuo per la possibilità di andare a stampare più stabilmente appunto sui filamenti PLA, TPO, PETG e PLA caricato che non amano troppo il calore all'interno. Il filtro all'interno è un filtro H13 IPA di grado medico e oltre ad avere anche va bene, la fibra di cocco, è un 3 stadi anche questo, e permette quindi di andare a eliminare la polvere IVOC rilasciati dai vari filamenti che sono ABS, ASA e nylon anche abbastanza puzzolente come cosa. Vogliamo fare una cosa, se noi adesso andiamo ad acquistare, quindi andiamo su Buy Now, vi faccio vedere che il prezzo qui è 929, però una volta che si va ad aggiungerlo al carrello, il prezzo viene scontato di 100 euro. Io vi lascio giù in dettaglio dentro alla descrizione anche il link che vi porta alla pagina di acquisto della stampante. Eventualmente se siete interessati all'acquisto potete utilizzare questo link. Per voi diciamo che non cambia niente, è sempre un collegamento, a me permette in qualche modo di avere uno sconto, di avere una piccola provvigione su questo link in modo che posso poi utilizzare quel credito per poter andare ad acquistare una stampante o per quello che serve all'interno della gestione della pagina YouTube. Per chi è rivolto? A chi è rivolta questa stampante? Questa stampante è rivolta a chi non ha una tool change, a chi sta per acquistare una stampante, ma soprattutto a chi vuole una stampante che gli permetta di fare un po' tutto il 90% delle cose che vuol fare, che si possono fare adesso con la stampa 3D, cioè la stampa multicolore, la stampa di materiale tecnico con la camera chiusa e riscaldata e per quanto riguarda la 5 Pro è avere la possibilità di andare a stampare con un filamento di supporto su una testa e filamenti principali sulle altre. Ciò che attualmente è possibile fare anche con la nuova serie della Bambolab, la X2D, che è una macchina che va a sostituire la X1C
ha una doppia testa all'interno, una con un direct drive si chiama, quindi con un motore al suo interno, e l'altra invece con un Bowden. Se vi siete persi lo short, ve lo linko in qualche modo così potete andare a vedere anche in dettaglio qual è il significato di questa differenza. Con lo stesso prezzo andate a prendere una stampante che è questa, la Pro, che ha le stesse caratteristiche della nuova Bambolab X2D. Inoltre ha più teste e quindi ha la possibilità di poter andare a utilizzare anche più filamenti morbidi per la stampa. Questo è il al chi è dedicato in qualche modo. C'è la possibilità, ci sono nuovi software anche che la gestiscono. Io vi dico la verità, non li ho ancora testati perché vorrei prenderla come stampante, perché mi riesce a risolvere anche un altro problema, cioè quello che io voglio stampare filamenti tecnici. Sono in dubbio nel prendere questa per essenzialmente due motivi. Il primo è che io ho già la Snapmaker 1 con 4 teste, e la seconda è che mi sono un po' innamorato, diciamo, della Prusa Core One Plus, con eventualmente la possibilità successivamente di andare a mettere il sistema INDX, che praticamente facendo questo giochetto l'andrei a pagare il doppio di questa stampante, perché la Prusa Core One già costa 1000 euro di base di kit, altrimenti montata costa qualche 100 euro in più. Quindi potrei prendere questa e star tranquillo, perché ha tutte le caratteristiche anche di stampa per quanto riguarda i filamenti tecnici. Tant'è che riesce a stampare anche alcuni filamenti che mi interessano, cioè il PA caricato al vetro, glass fiber, che è un pochino più, cioè molto resistente come i pezzi che tira fuori, ma è anche un pochino difficile da stampare perché è molto abrasivo e richiede quindi una stabilità anche della camera per quanto riguarda la temperatura. Vi lascio, come vi ripeto, tutti i dettagli in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, fatemi sapere se siete interessati a prenderla, perché non vi fate scappare questi 10 giorni rimanenti con uno sconto di 100 euro. Come sapete, chi mi segue, se ancora mi seguite, magari andate a iscrivervi al canale e recuperate qualche video passato. Io non sono un venditore per quanto riguarda le varie stampe 3D, non sono un qualcuno che ve la presenta perché la dovete acquistare. Se vi presento una stampante e ne parlo in un determinato modo è perché secondo la mia esperienza, a quelle stampanti a cui miro e cui do una recensione, a cui ve ne parlo, possono in qualche modo essere delle ottime stampanti che vi fanno risparmiare successivamente se vi state avvicinando alla stampa 3D. Se siete nuovi e sicuramente non volete spendere 900 euro, prendetevi una Bambolab 1 mini a 190 euro, la portate a casa, prendete qualche filamento, fate dei test, vi piace la stampa 3D, potete passare al livello successivo, cioè a una stampante chiusa, magari anche con camera riscaldata, che vi permette di fare la stampa della maggior parte dei filamenti. Se invece già avete una stampa 3D e conoscete le problematiche date dalle stampanti cartesiane, cioè quelle aperte, e volete quindi passare a una stampante chiusa, potete tranquillamente decidere di prendere una macchina che sarà una macchina che vi durerà nel tempo e vi permetterà di ampliare quello che è il vostro utilizzo. Inoltre, non mi piace, l'ho dichiarato già e lo continuo a dichiarare, la politica di alcune aziende che rilasciano stampanti
ogni 6 mesi con piccole migliorie e fanno sì che le vecchie generazioni siano in qualche modo, oltre ad essere svalutate, ma anche un po' abbandonate pian piano. Questo non è un qualcosa di serio per quanto riguarda la stampa 3D. Non stiamo comprando un cellulare che ha lo schermo un po' più grande di un altro, oppure cioè, qui è molto tecnico. Quando si usa una stampa 3D e poi si va a cambiare, si va a prendere un'altra, è come se si rinizia da zero, perché ogni stampante ha le sue peculiarità, ha i suoi piccoli accorgimenti, cui bisogna conoscere. Quindi una volta che si inizia con una stampante, non è che dopo 3 mesi o dopo 6 mesi si decide di toglierne e di acquistarne un'altra per moda. Molte volte si acquista una stampante e lo si fa per molti anni. Poi quando ci sono degli balzi tecnologici, allora sì che potrebbe essere utile andare a utilizzare e andare ad acquistare una nuova stampante. Un po' come è successo per una stampante classica cartesiana e passare a una stampante chiusa tool change, cioè quello è un balzo, vi permette anche di ampliare molto quello che è l'hobby o lavoro che si va a fare con la stampa 3D. Sono prolisso come al solito, spero che non vi siete addormentati nel frattempo e di nuovo vi saluto, ci vediamo al prossimo video.